Ciao ragazzi, oggi proviamo a fare una cosa un pochino pazza secondo me, ovvero creare un power bank per il modem. Sì, perché se ne va la corrente e state a fare le videoconferenze col computer portatile o non lo so che cos'altra cosa, è un problemone, è un gigantesco problemone, che magari il modem ogni tanto si scollega e allora non va bene. Quindi iniziamo subito, lo facciamo insieme. Per fare questo ci servirà, intanto le vado a prendere, delle famosissime celle 18650. E sì ragazzi, ci farò un video su queste celle sulla batteria della mia bici, perché veramente mi sono scocciato. Come prima cosa colleghiamo il saldatore e poi ovviamente si pensa a quello che dobbiamo fare. Come prima cosa colleghiamo il saldatore, che sicuramente ci servirà. Perfetto, una volta che il saldatore è caldo capiamo cosa voglio fare. Il mio modem funziona a 12 volt e come sapete le batterie 18650 vanno singolarmente da una tensione quando sono al 0% di 3 volt a una tensione di 4,2 volt quando sono al 100%. Quindi con 3 batterie arrivano, quando sono cariche tutte quante al 100%, a 12,6 volt. Quindi poco più rispetto a quanto mi serve. Ed è anche una cosa buona, perché le celle è bene che non stiano cariche sempre al 100%. Quello che faremo non è altro che mettere in parallelo lo spinotto del modem con le batterie che poi usciranno da un altro spinotto. Quindi iniziamo subito. Io ho qua 3 batterie e come prima cosa dobbiamo misurare la tensione di queste 3 batterie. Ovviamente bisogna fare attenzione per misurare la tensione, ok basta, perché ovviamente se no diciamo che dovrebbero partire da una tensione quasi uguale, perché se poi le celle non sono bilanciate è un bel problemone. Quindi impostiamo il tester in questo modo, quindi che misuri la tensione in questo modo su 200 volt. Perché invece di 20? Perché semplicemente a me non mi va di vedere decimale, se no poi mi faccio i problemi se qualche decimale è più o meno. Con il tester in questo modo, notate i miei puntali che fanno schifo fatti in casa, però misuriamo la tensione. Questa segna 4,1 volt, ok, questa segna 4,1 volt, perfetto, e questa segna 4 volt, ma diciamo che va bene così. Poi magari vi settate che una volta all'anno le ribilanciate, ma non è questo il giorno. Ho preso una morsa e vediamo se riusciamo a fare questa cosa. Ovviamente raga, quando lavorate con le batterie, ecco, non stringetele troppo nella morsa, ma in realtà non stringetele proprio nella morsa, perché il sedere, diciamo così, delle pile è il negativo che si estende fino a sopra, dove poi rientra dentro, se vedo bene, poi esce un polo positivo, insomma tutto è negativo, quindi è meglio non toccarle. Queste saldature le ho fatte col saldatore, quindi in realtà le posso dissaldare. Tra l'altro queste celle sono le 18650 Samsung INR25, quindi comunque delle celle di altissima qualità. Tra l'altro ovviamente per fare questo lavoro non servono celle di altissima qualità, però possono essere molto comode. Oltre a questo vi servirà dello stagno. Anche questo tra l'altro ho scoperto, l'ho preso ad una fiera qua a Potenza dove abito io, e dello stagno che ho scoperto essere di ottima fattura, quindi va bene così, è meglio, anche perché quando si usano delle componenti buone c'è meno resistenza basilarmente, quindi è una cosa che va bene. Quello che devo fare adesso è cercare di dissaldare senza stare troppo tempo sulla batteria. Fatto. Sì, è stato più semplice di quando pensassi. E una cella ce l'abbiamo. Poi levo questo piccolo pezzo di metallo, vado dall'altro lato per levare il connettore, il filo rosso che si va a collegare al connettore XT60, riprendo questo e mi raccomando ragazzi, qua bisogna avere fretta, bisogna avere proprio la fretta, perché il calore danneggia le celle e quindi noi non vogliamo che accada questo. Se le vostre celle non sono perfettamente bilanciate potete sempre usare questo aggeggino che abbiamo costruito nello scorso video, non so se vi ricordate, dove la cella semplicemente si prende, si fa così se non sbaglio, voilà, e voilà, lo mettete a caricare con la USB e l'avete bilanciate tutte e tre. Quello che dobbiamo fare ora è cercare di far entrare le celle qua dentro. Perché dico cercare? Perché io l'ho stampate con le dimensioni corrette, alcune celle entrano, queste Samsung non entrano all'interno, quindi semplicemente prendo una lima e la allargo. Vabbè raga, non trovo la lima giusta, ma faremo così lo stesso. Se ne è appena venuto un pezzo, però va bene, non ce ne frega niente. Ok, la prima cella è entrata. No, comunque raga, ste lime fanno cacare. Ed entrano tutte e tre, perfetto. Devo fare giusto la stessa cosa, tra l'altro questo che con quest'altro. È volato un altro pezzo. Questa cosa che volano i pezzi mi incuriosisce un po', però.
Ok, fatto questo, dobbiamo solo saldare, poi mettere i connettori e siamo a posto. Ovviamente le batterie devono essere in serie, quindi devono avere i poli differenti. Quindi qua c'è il positivo, poi andrà il negativo e poi di nuovo il positivo. E come vedete non sono molto convinto di quello che sto facendo, però andiamo avanti lo stesso con un bel cavo. Dimenticato il tester acceso come tutti, cioè prendiamo un filo, anche se abbastanza a caso, e iniziamo a fare il primo ponte. Quindi taglio un pochino il filo, giusto QB, quanto basta. Stagno il filo che è caduto, va bene. Aia! Mi sono leggermente abbrustolito un dito, però questo non lo diremo. Probabilmente lo toglierò. Guarda qui che bel lavoro, proprio professionale. Va bene, a parte gli scherzi, stringiamo la morsa e il coso senza... Sì. Senza, dicevo, far fare contatto a niente. Tagliamo a misura i fili e facciamo la stessa identica procedura di prima. Quindi saldo il filo, lo stagno più che altro. Stagno l'altra punta e stagno anche la base, diciamo, della batteria, anche se non dovrebbero mai essere esposte al colore in questo modo. Ok, e adesso in teoria dovremmo avere una tensione di qualche volt, non lo so. Ma vediamo. Io misuro qua e qua, mi dà 12.3 volt. Però la polarità qual è? Non lo so, vabbè. Lo misuro dopo. Che ce ne frega. Adesso prendo i due poli, mentre saldo il filo in questa che è tipo la posizione più scomoda del mondo. Ok. Giro. E mi porto il negativo che, insomma, lo faccio blu per una sorta di scrupolo. Voilà, stessa misura. Lo saldo. Metto un altro po' di stagno qua sulla parte piatta della batteria e cerco di saldarla. Perfetto. Abbiamo il nostro pacchetto batteria al quale spello un po' i cavi. Intanto stacco il saldatore e apro la scatola magica delle componenti, nella quale dovrei avere, eccolo, uno, perfetto, e l'altro, eccolo qui lo stesso. Ho questi due che mi serviranno proprio per fare questo lavoro. Ma prima di fare tutto, ovviamente, devo andarlo a provare sul modem, perché sennò non ha senso. Quindi il negativo, dove c'è scritto negativo, spero sia la parte esterna, perché di solito è sempre la parte esterna il negativo di questi jack, e nella parte interna il positivo. Ora, se misuro col tester qua, deve dare il valore 12.4. Ok, andiamo a provare sul modem. Ok, questo è il modem, levo il connettore e controllo se la polarità è quella che dico io, perché giustamente il positivo deve essere all'interno. Ecco ragazzi, sì, diciamo che usare i puntali giusti è meglio, generalmente, quindi vediamo. Spero non si sia distrutto tutto. Qua mi segna 12,29 con il positivo al centro, proprio come l'abbiamo fatto noi, quindi la prova della verità. Vediamo se si accenderà il modem. No, aspetta. No, ragazzi, il connettore non era quello. Molto interessante ragazzi, il connettore non era quello. Ok, ho preso questo connettore 4, 5, vabbè tanto non mi interessa. Vediamo se la polarità è giusta. Ovviamente io il tester, essendo un aspirante bravissimo perito, il tester l'ho pagato 6 euro qui vicino, quindi insomma ovviamente non fa il bip, quindi lo farò io. Se fa contatto faccio io il bip. Beep. Ok, perfetto. Il positivo è dove dicevo io. Tra l'altro questi cavi li farei saltare, perché non mi piace avere cavi in giro. E vediamo di qui al volo cambiare il connettore. Quindi il più, abbiamo detto che lo mettiamo sul più, lo avvolgiamo senza saldatura, tanto per così poco insomma non ci fossilizziamo. Provo, vediamo se è giusto, quindi negativo e positivo in questo modo, sì. Tra l'altro non ho provato se il connettore andava bene, diciamo che a fiducia secondo me va bene. Vediamo se entra dentro, devo stare attento a non far toccare i cavi, questa. E non entra. Ah no, aspetta, no, ho sbagliato io, errore. Ok, sì,
Si accende. Non so se si vede, raga, ma si è acceso il modem. Ovviamente a questo punto quello che mi rimane da fare è mettere in parallelo i fili provenienti dal modem, che a questo punto non credo entreranno qua dentro. Invece sì, sono entrati, positivo e negativo, e li metto in parallelo a questi. Quindi molto banalmente negativo con negativo e positivo, perché bisogna sempre essere positivi, con... No ragazzi, effettivamente ho sbagliato, non andava così. Volevo fare da tanto tempo ed è molto utile, perché se se ne va la corrente e state a fare le videoconferenze col computer portatile o non lo so che cosa altra cosa, è un problemone, è un gigantesco problemone. Ecco, stavo rifacendo lo stesso errore. E in teoria, se io misuro la tensione qua dentro, sono 12.31. Se si stacca se si stacca la cosa, sono pur sempre 12.3, quindi è viva. Adesso però mi interesserebbe sapere se con quella cosa di prima non si è rotto l'alimentatore. Invece no, non si è rotto. Perfetto così. Attacco questo e vado a prendere un po' di nastro isolante. Ho fatto una specie di pallottola di cavi incredibile, però ci va bene così, perché finché funziona, finché il disordine non si vede, non è disordine. Dovrebbe funzionare ancora. E ora con un po' di nastro telato si monta la batteria in maniera molto professionale al retro del mobile. Quindi proviamolo insieme. Ora il modem sta funzionando. Se io levo la presa, continua a funzionare. Perfetto così. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo video un po' così a caso, se posso dire. E niente, ci vediamo nel prossimo video.